Burda Style febbraio 2024. Vuoi sfogliare insieme a me la rivista e scoprire i mix di cartamodelli, tessuti e modifiche che puoi apportare al tuo guardaroba fai da te? Se hai voglia di sfogliare con me questo video, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o bentornati, benvenute o benvenuti, io sono Sara Poiese. All'interno di questo nuovo video scopriremo insieme lo sfoglio della rivista Burda Style febbraio 2024. Questa rivista propone la disponibilità sia in abbonamento tramite il sito burdastyle.it o anche nelle edicole. È un mensile, lo trovi ogni mese. Se ti perdi la mensilità corrente, puoi chiedere gli arretrati direttamente sul sito burdastyle.it. Andiamo a sfogliare direttamente la rivista, che inizia con una cover davvero molto elegante e caratteristica. Su tutto lo sfoglio della rivista inizia con il servizio dedicato al grigio, quindi questo nuovo trend che bene o male nelle primavere impazza sempre. Perché? Perché il grigio va sempre di moda. La giacca 119 è una giacca che in realtà ha tantissime potenzialità. È una giacca per le più esperte, ammetto. È una giacca che va foderata. È una giacca che ha le tasche a filetto, come ti ho anche raccontato all'interno di tanti miei corsi anche in Sara Poiese Academy, come per esempio i corsi di ABC del cucito dedicati al mondo delle tasche. Infatti ti basta scrivere tasche e ti comparirà il corso tasche 1 e tasche 2, che ti lascio comunque linkati qui sotto in descrizione. Qui impari benissimo a realizzare tante tasche diverse dalla A alla Z. Questa giacca va completamente foderata. A me piace questo modello anche con una piccola variante, poiché la posso utilizzare come giacca passepartout per tutti i giorni. Originalissima la versione della lista a bottonatura molto arrotondata, ma può divenire più pratica se sostituiamo questa stondatura con una appena accennata stondatura, di modo che non diventi una giacca a doppio petto, ma resti una classica giacca monopetto. È una piccola variante, si riduce la curvatura, ma se ne guadagna magari in vestibilità daily, quindi vestibilità da tutti i giorni. Perfetta in tutti i tessuti per le giacche, per cui vanno benissimo il crepe, vanno benissimo il KD, vanno benissimo tutti i frescolana adatti alle giacche, ma la si può utilizzare anche in simil pelle, come è stata proposta qui, o comunque anche magari in simil daino o dainetto, quindi anche tutti quei materiali più tecnici. Attenzione, va categoricamente foderata. La blusa 117 è un modello che io personalmente non porto, ma solo per mio gusto personale, però è una blusa che in realtà si presenta in maniera molto versatile con alcuni accorgimenti. Se non ti piacciono i fiocchetti da infiocchettare ogni volta, puoi semplicemente mettere un piccolo fiocchettino fisso e sotto, al posto del fiocchetto, ci attacchi un bottone a pressione, un bottone clic clac che ti permette di aprire e chiudere la tua blusa. O ancora puoi sostituire completamente i fiocchetti con dei semplici bottoni e asole. In questo modo avrai una blusa che si apre semplicemente con l'ausilio dei bottoni. Il fiocchetto però può essere carino e può anche andare ad impreziosire la figura. De gustibus, perché magari a te piace e a qualcun altro no. Puoi pertanto sostituirlo con queste opzioni. Non è un progetto che richiede la fodera, per cui ti consiglio di utilizzare un tessuto leggero, magari come il cotone o il lino, purché sia un tessuto sufficientemente coprente. Perché? Perché se lo fai troppo trasparente poi si vede la lingerie. Quindi a te la scelta. Se vuoi realizzare questa blusa magari come un coprispalle di un abito e la vuoi realizzare in organza, è bellissima l'effetto, il suo effetto trasparente, ma se vuoi realizzare questa blusa da tutti i giorni, realizzalo in un tessuto coprente. Sono sufficienti i tessuti fermi. Il blouson 118 è un blouson che deve piacere, nel senso che ha la vita molto segnata, quindi è un capo che veste corto, sta bene a te che hai la vita minuta, sta bene a te che sei alta, sta bene a te che sei una taglia abbastanza regolare.
non sta bene se sei alta 1 metro e un abbraccio, come dico io, e io sono alta 1 metro e un abbraccio. Non sta bene se hai una fisicità troppo corposa fondamentalmente e se al tempo stesso, hai un seno troppo abbondante. Perché? Perché questo tipo di progetto ha bisogno, di linee piuttosto minute. Va foderato, è un progetto che, va lavorato con tessuti relativamente pesanti di solito, è un progetto che può anche essere, alleggerito senza tasche, e quindi trasformato in una sorta di cardigan. Passiamo invece alla shirt 102. Nella shirt 102 abbiamo, questa caratteristica di questo colletto. Allora, se ti piace il colletto realizzalo. Se non ti piace il colletto, sappi che comunque lo puoi chiudere, chiudendo completamente il modello e trasformando questa blusa in una blusa a girocollo con la manica a sbuffo con il nastrino. L'effetto però del nastrino è carino perché è coordinato con il nastrino che c'è nella parte inferiore della manica, quindi crea una sorta di effetto coordinato. Se ti piace lo tieni, se non ti piace non lo tieni. Va realizzata categoricamente in jersey e questa shirt 102 si presta molto bene anche a varianti come la variante in abito perché ti basta allungarla e la trasformi in un abito di jersey. Potete anche sostituire eventualmente questo cordino con una catenella in modo tale da avere sempre la lunghezza già fatta e non dover annodare ogni volta il progetto. Un modello che mi piace davvero tanto, lo devo ammettere, è il, modello 107. Perché? Perché è una canotta stile anni '20, la puoi realizzare in seta, la puoi realizzare in georgette, la puoi realizzare anche in lino, la puoi realizzare comunque anche in tessuti preziosi, ma casual, ed è, personalizzata, resa particolare da questo triangolo nel centro del décolleté. Qui a te la scelta. Se vuoi un top molto elegante lo puoi fare tutto in seta e la parte centrale in pizzo. Se vuoi un top più sportivo lo puoi realizzare magari come hanno fatto qui in un tessuto tinta unita e sotto una garza. Puoi anche eventualmente andare ad acquistare un tulle di maglina. Il tulle di maglina infatti, diversamente dal classico prodotto di tulle, è un tulle molto più morbido ed è bi-elastico. In questo modo si presta bene anche a lavorazioni sui frontali come questa. La puoi coordinare perché è una blusa dal taglio morbido con i pantaloni 121 se ti piacciono, anche qui de gustibus, nel senso che questa tipologia di prodotto è un prodotto che ben si presta per esempio a chi ha una fisicità molto affusolata. Perché? Perché è un pantalone tanto largo che segna tanto la figura, ma se ti piace la linea sappi che è un pantalone con l'apertura davanti, è un pantalone che ti consiglio di realizzare categoricamente in tessuti molto leggeri, in modo tale che tu possa avere proprio una fluidità nel pantalone ed è anche un'idea primaverile, secondo me anche estiva, da realizzarsi in lino, perché è un pantalone particolarmente svolazzante. Il blazer 110, attenzione perché ha veramente del potenziale. Va bene per te che ami i blazer larghi, va bene per te che ami le taglie destrutturate, va bene per te che cerchi un blazer in tessuto classico da giacche, per cui un missolana, un frescolana, un cadì, un crepe, se ti piacciono le linee piuttosto morbide. Attenzione, non è che Burda veste grande, Burda veste giusto, ma veste sulla base del modello che propone. Pertanto, questo blazer ha un richiamo agli anni '90 dove la vestibilità è piuttosto ampia. Se vuoi un giacchino molto compatto, come la giacca che abbiamo visto all'inizio, quella grigia con tutta la lista botonatura arrotondata, allora scegli quel modello. Anche in questo caso vigono le regole dei capispalla per le giacche, per cui i tessuti leggeri destinati proprio ai capispalla vanno categoricamente foderati. Qui ti consiglio anche la spallina. Io di solito non la consiglio mai perché oramai è piuttosto démodé come soluzione per questi tipi di prodotti, però in questo caso ci sta perché dà anche un attimo di forma alla parte superiore della spalla stessa. Questo blazer è dotato poi di tasca compattina, troviamo sempre l'applicazione della tasca compattina anche qui nel corso tasche 1 e lo spieghiamo anche in alcune varianti in tasche 2 e può essere perfettamente coordinata da questo tipo di pantalone. Questo tipo di pantalone che davvero ben si presta
a lavorazioni per te che ami la linea morbida fondamentalmente, e altro non è che un pantalone simile a quello che avevamo visto prima, pertanto un pantalone che è molto morbido, un pantalone che è perfetto in lino, è un pantalone che è perfetto eventualmente in tessuti molto leggeri e fluenti. La maxi blusa 111 secondo me ha del potenziale con alcune modifiche, cioè è molto bella l'idea di realizzare questo progetto in tessuti magari leggermente trasparenti, come in questo caso la famosa organza. È molto bella l'idea di rendere l'organza più sportiva, applicando i bottoni automatici, come nel caso dei bottoni automatici Prim. È molto bella l'idea di inserire un cordoncino per andare a rendere più sportivo il progetto, ma io applicherei alcune modifiche. L'organza è un tessuto particolarmente trasparente, quindi devi prestarci attenzione nelle rifiniture. Se non ti senti particolarmente esperto o esperta nella lavorazione delle rifiniture, ricordati che per la lavorazione dell'organza o hai la tagliacuci e dunque lavori, come intravedi qui, la sorfilatura a 3 fili, un ago, ago di destra, oppure devi lavorare il tutto con un profilo di sbieco di raso, onestamente, perché la profilatura con lo sbiechino è una profilatura ben più pulita e ben più raffinata, soprattutto nelle cuciture a vista. Infine, quando io devo lavorare l'organza, ma non voglio lavorare l'organza con lo sbieco, lavoro l'organza con la cucitura all'inglese. Nel mio canale YouTube trovi la cucitura all'inglese. Adesso la sto cercando anche direttamente nel blog perché l'ho pubblicata anche appunto nel blog sarapoiese.com e ti insegno appunto passo passo come andare a realizzare questo tipo di cucitura perché si presta molto bene per tutte queste lavorazioni fondamentalmente molto invisibili, ecco, queste lavorazioni molto raffinate che si prestano secondo me a questo tipo di lavorazione. Altra modifica che ti proporrei su questo progetto è quello eventualmente di farlo in un tessuto più coprente, cioè realizza questo chemisier in un tessuto molto leggero ma coprente. Andiamo infatti sul blog dove se scrivi in alto nella tab di ricerca la parola inglese si trova la cucitura all'inglese, chiamata anche cucitura alla francese, chiamatela come volete, questo è il tutorial dove vai a vedere nel dettaglio come lavorare la tecnica di cucito all'inglese e alla fine trovi proprio il video correlato. La blusa 120 è un progetto che secondo me ben si presta anche a tutte le linee curvy, quindi a tutta quella linea scusate curvy, perché sennò poi mi viene detto che ho detto curvy, a tutta la linea curvy, tradotto dolcemente burrosa, tradotto taglie comode, mettetelo come più gradite. Questo modello in realtà si presta bene anche a chi non è una taglia comoda, perché è un modello che veste morbido e secondo me è perfetto, io l'avevo anche già provato in passato, portato più lungo per trasformarlo in un abito per l'estate. Perché? Perché lo scollo a V dà molto respiro al décolleté, poi hai il taglio a camicia nella lavorazione della manica che è sempre bello ed è sempre di effetto e se lo lavori proprio in un tessuto per camicie si presta alla perfezione ad essere un coprisole, un abito per l'estate, un abito casual per andare a passeggio, quindi è veramente un modello poliedrico, ma lo puoi tranquillamente realizzare nella variante blusa, qui categoricamente tessuti per camicie. Se ti piacciono invece i pantaloni un pochino affusolati o comunque dal taglio classico, affusolati ma non troppo perché questo non è un taglio skinny, il pantalone 122 è un pantalone dalla linea regolare, non ampia come quelli che abbiamo visto prima, linea regolare, taglia appunto regolare, altezza del punto vita regolare, patta della cerniera davanti e in questo caso impariamo a realizzare la patta della cerniera direttamente nel corso cerniera zip corso base che troviamo qui in Sara Poiese Academy. Ci basterà scrivere la parola cerniera all'interno del catalogo corsi completo o anche della sezione ABC del cucito e troviamo il corso cerniera zip corso base dove ti insegno anche a realizzare questa patta con cerniera. Tessuti ovviamente per pantaloni, in questo caso vigono anche gli stessi pantaloni, gli stessi tessuti per le giacche, i capispalla, cioè tessuti leggeri, lana, frescolana, crepe, cadì,
tessuti fermi, ma se vuoi puoi anche optare per un tessuto leggermente elasticizzato. L'abito 105 versione B è un abito che personalmente non mi piace, ma solo per una ragione, perché è troppo scampanato per la mia fisicità, ma è un abito che in realtà ha del potenziale se cerchi magari anche un abitino da cerimonia molto semplice. Perché? Perché la manica a 7 ottavi come lunghezza, hai poi questo taglio obliquo nella lavorazione del corpino che ti permette di segnare da una parte la pens e dall'altra la pens è stata trasformata in una serie di arricciature. Dietro è tagliato nel centro dietro ed è leggermente svasato. Io lo farei un pochino più corto per svecchiarlo un attimino, però è un abito veramente semplice da realizzare, lo puoi fare anche completamente spoderato ed è perfetto in tessuti sportivi per un outfit da tutti i giorni, ma anche eventualmente come un abitino semplice da cerimonia da indossare magari con una ballerina o comunque con una décolleté. Hai una serie di istruzioni dedicate ad alcuni approfondimenti per andare a lavorare la lampo e il jeans e poi hai la giacca jeans 113. Questo è un po' definito come il masterpiece e c'è anche la scuola di cucito. Perché? Perché è un capo un po' più complesso del solito, ma è un capo che step by step, se segui tutte le istruzioni proposte dalla rivista, è un capo che sicuramente è molto fattibile da realizzarsi appunto in tessuto jeans. Hai tutta la panoramica dei modelli a colpo d'occhio con tutti i modelli in trend su queste linee del grigio, hai poi tutta la serie del colore che vedremo tra poco, insieme anche a questa parte di serie dedicata al colore, hai un capo best of che è un trench, hai anche dei jolly che sono veramente meravigliosi all'interno di questa rivista e hai poi un servizio dedicato alla moda un po' più sportiva, dedicata alle lavorazioni in jersey. Hai come sempre tutta la panoramica dei modelli e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale modello vi piace di più, perché lo andremo magari ad affrontare insieme in un approfondimento dedicato. Proseguiamo adesso sullo sfoglio della rivista nella seconda parte, non voglio perdermi neanche un foglio, e iniziamo con il servizio dedicato alla moda colorata, con la blusa 115. È una blusa molto morbida, ha un richiamo quasi al vintage, per cui deve veramente piacerti. Ma se ti piacciono queste linee molto morbide, sì allo chiffon, sì alla viscosa, sì alla seta, sì a tutti i tessuti leggeri e fluenti, sì anche ai tessuti trasparenti nella misura in cui tu lo volessi poi coordinare con una canotta o un top dedicato. Io trovo che queste bluse siano assolutamente deliziose e romantiche e anche in questo caso le potresti allungare e trasformare in un abito che chiudi poi con una cinta. Realizzato per esempio nella classica seta, quella di foulard, diventa veramente un capo molto chic. Proseguiamo poi nello sfoglio della rivista con di nuovo gli stessi pantaloni che avevamo visto prima, pertanto pantaloni molto ampi con le tasche, con la patta davanti, belli se sei alta, se li porti con un bel tacco, se sei slanciata, non sono assolutamente consigliabili se sei alta 1 metro e un abbraccio come me. Quindi evitali, ci sono gli altri modelli di pantalone. Mentre mi piace veramente tanto la blusa 104 nelle taglie 36-44 perché secondo me è una blusa che ha veramente del potenziale, romantica, elegante, sobria, al tempo stesso anche molto femminile e delicata. Perché? Perché ha queste pens appena accennate che sono pizzicate e che danno leggermente volume al corpino senza però eccedere fondamentalmente. Questo aspetto molto carino è anche enfatizzato dalla scelta di un tessuto molto leggero, che pertanto si presta particolarmente a questo gioco di pieghe pizzicate. Pensa sempre infatti che quando hai una piega molto pizzicata devi cercare di compensare con un tessuto che la valorizzi, pertanto un tessuto molto leggero. Se tu per esempio mettessi un panno di lana su quella piega pizzicata, l'effetto verrebbe molto grossolano e molto rigido, giusto? Bene, adotta questo ragionamento: piega pizzicata, tessutino leggero; piega ben cucita, tessuto anche più sostenuto. Molto bella questo progetto, anche in realtà da realizzarsi smanicato, perché ha una manica un attimino più cascante del solito, pertanto se noti la manica scende addirittura qui dove la manichina è già cominciata fondamentalmente. Pertanto è perfetto se lo vuoi trasformare anche magari in un top smanicato per l'estate. Lo adoro. Che dire, sarà che a me gli chemisé piacciono tanto, ma questo lo adoro proprio
Lo Chemisier 116, fammi sapere cosa ne pensi, io lo trovo a dir poco meraviglioso. Perché? Perché ha questa leggera arricciatura nel davanti che dà sobrietà, eleganza e raffinatezza. Ha questo scollo a V non eccessivo, ha i bottoni ricoperti e poi la gonna parte con in realtà un quarto di ruota. Qui potresti tenere solo la gonna e farti esclusivamente una gonnellina arricciata, ovviamente non con i bottoni davanti, o magari li fai ma sono finti, perché essendo arricciata ci puoi passare tu di fianco. O ancora di più è molto bella se impreziosita secondo me con una cintura dello stesso tessuto. Qui lo propongono con una cintura magari in cuoio, in pelle, però è davvero molto bella se realizzata con un tessuto uguale. Io non la metterei con i pantaloni a sigaretta sotto perché è proprio un bellissimo chemisé da indossare così, però a te la scelta. Interessantissimo anche da lavorarsi senza maniche perché come puoi vedere la manica cade qui, pertanto è un capo molto cascante e puoi permetterti di realizzarlo anche smanicato. Ovviamente ti consiglio di foderare tutto il corpino in questo caso perché veste molto meglio lo scollo a V e di applicare le fliseline per sbieco in prossimità della scollatura. È veramente un capo che ha molto del potenziale, davvero tanto. Viene riproposta una simil versione della giacca jeans, questa volta in versione giacca più lunga, effetto camicia, il modello 112. Lo puoi realizzare in tutti i tessuti un attimino più pesanti come il cotone, ma il cotone da giacche o magari in jeans, o perché no la potresti realizzare in flanella o in quella leggera lana misto pile, lana misto cotone, ed è un capo che può essere anche semplificato togliendogli tutte le tasche oppure perché no tenendocele appunto tutte quante. La giacca 114 la adoro. Sarà che la adoro perché ha una linea ben bilanciata con il pantalone a sigaretta, ha sempre un po' questo stile capri che non passerà mai di moda. Sarà che mi piace anche per il suo colore perché la puoi realizzare, è vero che uno stile un pochino anni 70, però lo puoi realizzare anche in un tessuto misto cotone, lo puoi realizzare in un tessuto simil daino, la puoi impreziosire con dei bottoni molto belli. Qui sono stati utilizzati dei bottoni di Union Knot by Prim. Io ho pubblicato un video nel mio canale YouTube e anche nel mio blog dedicato proprio a chi è Union Knot by Prim, e infatti se vai all'interno del blog trovi questo video tutorial pubblicato proprio dedicato al mondo di Union Knot e che cosa fa, che cos'è. Questa giacca è molto bella se realizzata secondo me anche in jeans, in simil-pelle. Io la trovo meravigliosa anche in bouclé o anche, perché no, nei tessuti simil Chanel. Perché? Perché anche magari nei tessuti jacquard è una giacca piena di tagli, ma comunque dalla linea minuta, dalla taglia slim come il pantalone, arriva al punto vita, sta veramente bene più o meno a tutte, perché è un taglio che sagoma la figura, quindi la puoi portare aperta o chiusa e la puoi davvero portare anche lasciandola aperta sopra di una camicia su un pantalone asciutto. Mi piace veramente tanto. Fammi sapere anche tu cosa ne pensi nei commenti. Un modello super facile è invece la gonna 106 perché ha un cinturino molto ampio, quindi molto visibile e tutta un'arricciatura intorno. Allora, attenzione, questa gonna può essere trasformata in 1000 modi con le dovute accortezze. Se hai un punto vita un pochino visibile, ti sconsiglio questa gonna perché? Perché è segnata molto al punto vita con un cinturino alto e poi ha tutta un'arricciatura. Evitala, perché l'arricciatura comunque ti gonfia un pelino il punto dell'addome. Mentre se hai magari un punto addome abbastanza simile al bacino, quindi se hai una figura piuttosto a rettangolo, guarda che insomma ci può stare se scegli però tessuti leggeri, mi raccomando, tessuti leggeri perché gestisci l'arricciatura. Vale lo stesso ragionamento che avevamo fatto sul top di prima, tessuto leggero pensa pizzicata e non la puoi fare in tessuto grosso perché sarebbe troppo goffa. Bene, tessuto leggero. Poi la puoi portare lunga fino alla caviglia se vuoi una gonna da cerimonia. La puoi realizzare in taffetà, la puoi realizzare in crepon, la puoi realizzare in tutti i tessuti da cerimonia. La puoi realizzare anche in shantung di seta. Oppure la puoi realizzare corta, cioè fermarti al punto della prima cucitura proposta dalla rivista
e quindi la gonna ti si ferma qua. Ottieni una bella gonna da realizzare magari in piché di cotone per l'estate, andando a mettere un bel cinturino, una cerniera zip invisibile sul fianco, gonna da indossare con una polo, con una t-shirt in una versione molto più easy, molto più semplice. Se scegli magari un piché di cotone leggero, anche l'arricciatura verrà bene. Pertanto, ecco, l'unica lunghezza che io eviterei è proprio questa, proposta in maniera originale, nella versione originale, perché ti vincola magari ad usare dei tacchi per slanciarti di più o ti vincola a creare tutte queste righe, che sono però la sua variante originale, no? Quindi io non critico assolutamente questa variante, anzi cerco di darti degli spunti per trovare delle alternative. Ritorna quell'abito che avevamo visto prima in grigio, per cui stessi ragionamenti, mentre super wow, mega wow, viene proposto l'abito 103. Sarà che è bello perché è in tessuto simil Chanel. Sarà che è bello perché ha una passamaneria così, un po' anche bijou. Sarà che è bello perché ha un colore che va sempre di moda. Sarà che è bello perché è presentato con il foulard. Sarà che è bello perché ha la manichina corta, ha questa bella lunghezza che io adoro perché la trovo molto più raffinata delle maniche eccessivamente corte. Sarà che richiama il classico stile bon ton parigino. Insomma, l'abito 103 è secondo me il più bel capo di tutta la rivista. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Da lavorarsi foderato, è un capo che richiede un aggiustamento eventualmente sull'altezza della pens seno, perché se la fai sbagliata si vede. È un capo che richiede eventualmente un aggiustamento sulla larghezza della spalla, per non farla troppo stretta o troppo larga, ma è un capo che è veramente un passepartout. In cotone, in crepe, in cadì, in chiffon, chiedo scusa, tessuto Chanel, in tessuto bouclé, nei tessuti invernali ma anche nei tessuti estivi, ed è comunque un capo che si presta eventualmente anche alle stoffe a quadri o a righe perché ha una linea abbastanza lineare, è veramente meraviglioso. Viene riproposta la shirt che avevamo visto prima, ti ricordi quella con il laccetto che ti avevo detto tieni o togli il laccetto? Viene proposta anche la suola di cucito e poi vengono proposti 4 jolly tratti dal best of di Burda. Il trench 123, che secondo me è un grande evergreen, perfetto così com'è, perché io non ci aggiungerei né toglierei nulla. Solo se tu volessi farlo più lungo, magari ci potrebbe stare, ma il trench è questo, il trench non chiede modifiche e il trench solitamente va fatto nei colori della terra, per cui beige, fango, sabbia, color topo, color cenere. Solitamente va proposto in tutti questi colori. Perfetto da lavorarsi in tessuti canvas, in tessuti gabardine, in tessuti magari idrorepellenti, comunque in tessuti abbastanza leggeri, perché tutto questo svolazzare del trench e l'arricciatura che si ottiene arricciandolo con la cintura va assolutamente mantenuta. Viene proposto poi, se non ti piace il trench largo, un long blazer. Vedi che sono capi molto classici davvero come realizzazione, interessante anche per le taglie un attimino più sostenute. Perché? Perché questo capo veste veramente giusto sulla figura, la sagoma come un guanto, e avere anche le pence orizzontali e verticali ti aiuta a andare a sagomarlo meglio. Poi puoi mettere la tasca applicata come no, scegli tu, puoi mettere anche magari 2 tasche, sui fianchi, invisibili, però è un capo veramente poliedrico da realizzarsi in tantissimi, tessuti, come il trench, quindi il gabardine, i tessuti stampati, ma anche in tessuti come il frescolane, perché no, anche con un bel panno di lana. Il parka invece va categoricamente lavorato in poplin di poliestere o poplin di cotone perché è un tessuto molto leggero, sembra quasi plastica, perché è anche un tessuto idrorepellente. Tessuto leggerissimo, perfetto per proteggerti magari dalla pioggia del cambio stagione e perfetto anche per gestire le arricciature nei polsini o di eventuali arricciature che di solito vengono proprio proposte nel punto vita. Molto bello, attenzione perché se lo lavori con il poplin di poliestere devi assolutamente avere con te il piedino di Teflon perché sennò non riesci assolutamente a cucire questo tessuto. E viene poi proposto un capo che adoro, amo, stravoglio, stra mi piace, mettilo come vuoi, secondo me il Burda va comprato per l'abito di prima, quello color viola, color ciclamino, e per questo. Cioè, secondo me questo mix è meraviglioso. Tra l'altro, il soprabito 124, se mescolato, eccolo qui, a questo vestito, immagina di mettere sotto il vestito e sopra il soprabito. Wow, cioè dimmi cosa ne pensi del mix
abito 103 ciclamino e soprabito 124, anche negli stessi tessuti Chanel e Bouclé. Entrambi i prodotti vanno foderati. Ti consiglio eventualmente di aggiustare la lunghezza di questo soprabito. È un capo che veste molto aderente sulla figura, non stretto ma molto giusto sulla figura, la fa aderire come un guante, è un capo semplicissimo perché è senza il collo e lo puoi in realtà trasformare in una giacca Chanel semplicemente tagliandolo all'altezza del fianco e magari non mettendoci la tasca invisibile ma due taschine applicate. Puoi anche andare ad applicare tutta una passamaneria intorno al profilo e trasformarlo appunto in un effetto giacca Chanel. Infatti lo rivedi anche qui, viene semplicemente fatto più corto e lavorato magari con i bottoni a vista piuttosto che con i bottoni coperti. Viene poi proposto sempre dal Best of di Burda un servizio sulla moda sportiva con qui il comune denominatore è il tessuto di jersey, il tessuto bielastico, il tessuto estensibile in ambe le posizioni, larghezza e altezza, tessuti da lavorare in tagliacucci. Poi più leggero o più pesante scegli tu. Per esempio puoi farlo più pesante per la felpa, intermedio per il dolcevita e leggero per la t-shirt. Puoi mixare anche secondo me un pochino i pezzi, nel senso che puoi prendere la manica del dolcevita e metterlo sulla t-shirt come questa manica di dolcevita che è piuttosto asciutta, tenerla corta o metterci questa manichina qui. Lo puoi combinare con la felpa, la quale puoi togliere il cappuccio per esempio e lasciarlo solo in una felpa a girocollo e in quel girocollo puoi mettere lo stesso polsino che hai messo qui sotto, quindi hai veramente tante possibilità di personalizzazione. La t-shirt secondo me è un altro capo per il quale questo Burda va comprato, perché una t-shirt nell'armadio ti viene sempre comoda, la puoi lavorare in tutti i cotoni che vuoi, andare poi a personalizzare magari perché no con un bel ricamo. Il servizio viene poi concluso con questa maglia 129 che altro non è in realtà che questa variante ibrida di t-shirt e dolcevita con la rouge nel fondo. A te la scelta se vuoi tenerla o meno questa rouge, altrimenti potresti anche pensare di attaccarci una bella rouge molto più lunga per farci un abito e quindi trasformare questa maglia in abitino. Anche qui sempre jersey, le regole sono sempre le stesse del servizio. La rivista termina con la preview del prossimo numero, dove rullo di tamburi si torna nello stile safari con tutte queste jumpsuit e se mi segui da tanto tempo sai che io ho l'Africa nel cuore e quindi questo look sicuramente l'andrò a realizzare per il mio prossimo safari, ma un interessantissimo approccio anche al look degli anni 60 perché tornano con quest'aria di grande romanticismo. Fammi sapere cosa ne pensi di questo video commentandolo qui sotto, clicca un bel pollicione alzato per dirmi che ti è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video qui sul canale YouTube.